Voi non potete nemmeno immaginare cosa mi sia passato nella testa quando mi è successo quello che avete appena visto. Per prima cosa però, ciao amici e benvenuti su questo nuovo video. Allora, facciamo un po' di background su quello che avete appena visto. Siamo a 2 settimane dalla gara. Ho pensato che poteva essere una bella idea andare a farmi un giretto serale a Moncalieri dopo il lavoro per allenarmi un po'. Come avete visto nella scorsa puntata, se non l'avete ancora fatto, fatelo adesso, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ho avuto qualche problemino con i freni, con le pastiglie con la frenata, che non mi ha mai soddisfatto al 100%. Su consiglio di Stefano, altro pilota KGM molto più esperto di me, ho provato a cambiare la configurazione del pedale del freno per migliorare la frenata. Per vedere quello che abbiamo fatto, apriamo una piccola finestra tech. Allora, questo è il mio pedale del freno. Come potete vedere ci sono 3 buchi, 1, 2 e 3. A questi 3 buchi si possono collegare 2 cose. 1, la stina che aziona direttamente le pompe dei freni, alla quale c'è anche attaccato il ripartitore di frenata, e 2, il cavetto di sicurezza. Questo serve nel caso in cui questa, per qualsiasi motivo, venga danneggiata e si rompa, e ci consente di mantenere un attacco fisico tra il pedale del freno e le pompe. All'inizio io avevo la stina del freno collegata al buco più alto. Stefano, altro pilota del team KGM molto più esperto di me, mi ha consigliato di provare a metterla nel buco più basso perché io avevo dei problemi di frenata, cioè mi sembrava che il kart non frenasse abbastanza. Cosa cambia metterla tra il buco più alto e il buco più basso? Ve lo spiego con un disegno. Ecco, i prossimi 3 minuti sono molto tecnici / matematici, quindi se non vi interessa saltateli pure. Allora, questo è il vostro pedale del freno. In basso potete vedere il fulcro, ovvero dove il pedale del freno si attacca al telaio. Questa invece è la vostra pompa dei freni, che si potrà attaccare A al buco inferiore, B al buco intermedio e C al buco superiore. Quando voi andrete a frenare, andrete ad applicare sulla parte superiore della leva una forza con il vostro piede, che chiameremo F piede. In opposizione a questa forza si genereranno 2 forze opposte, una forza di resistenza al fulcro e l'altra la forza freno, che chiameremo F freno, che agirà sull'asticella che poi andrà ad attuare la pompa dei freni. Definiamo anche 2 distanze che sono molto importanti. Una è di piede, che è la distanza tra la forza del piede e il fulcro, e l'altra è di freno, che è la distanza tra la forza freno che agisce sull'asticella della pompa e il fulcro. In fisica, per equilibrio di un corpo rigido, si intende una condizione per cui il corpo non è soggetto ad alcuna traslazione né ad alcuna rotazione. In poche parole, questo significa che la somma delle forze esterne e la somma dei momenti sono entrambe nulle. In fisica, il momento esprime l'attitudine di una forza a imprimere una rotazione a un corpo rigido attorno a un asse, in questo caso il nostro fulcro. Supponiamo quindi che il nostro corpo sia in equilibrio e che quindi la somma dei momenti sia uguale a 0. Avremo un momento positivo creato dalla nostra forza piede attorno al fulcro che chiameremo m piede e un movimento negativo creato dalla forza freno attorno al fulcro che chiameremo m freno. Come abbiamo detto, in una condizione di equilibrio la somma dei momenti deve essere uguale a 0. Quindi m piede meno m freno deve essere uguale a 0, che si può anche scrivere m piede uguale a m freno. Come abbiamo detto, il momento è la forza per la distanza, quindi m piede si potrà scrivere f piede per d piede e m freno f freno per d freno. Adesso andiamo a riscrivere l'equazione per cercare di capire quanto vale f freno, ovvero la forza che noi imprimiamo alla nostra pompa dei freni. Riorganizzando l'equazione troviamo che f freno è uguale a f piede per d piede diviso d freno. Immaginiamo quindi di applicare una forza costante sul pedale del freno senza mai cambiarla. Nella nostra equazione f piede non cambierà mai. D piede, la distanza tra la forza e il fulcro, è sempre costante perché la leva non si allunga né si accorcia. L'unica cosa che può cambiare è D freno. D freno potrà essere quindi maggiore nel caso in cui l'asticella del freno sia montata più in alto rispetto al fulcro e minore nel caso l'asticella sia montata nel punto più vicino al fulcro. Essendo però di freno al denominatore, possiamo facilmente capire che più grande sarà di freno, più piccola sarà F freno per una determinata forza del piede. Al contrario, più piccola sarà di freno, più grande sarà F freno, in quanto F piede e di piede sono costanti.
Ecco perché, montando l'asticella nel foro più basso, a parità di sforzo sul pedale del freno, otterremo una forza frenante maggiore rispetto a quella che otterremo andando a montare l'asticella nel foro più alto. Quindi, una volta cambiata la posizione dell'asticella del freno sul pedale, ho detto andiamo a farci un giro. Già nel giro di riscaldamento ho notato una differenza abbastanza importante. Alla prima frenata ho detto ammazza come frena. Anche solo appoggiando il piede al pedale del freno ho sentito nel giro di riscaldamento una frenata bella pronta. Solo che non mi sarei mai stato... Solo che non mi sarei mai aspettato una frenata così pronta nel mio primo giro lanciato. Così, primo giro lanciato, prima curva. È in questo esatto momento che nella mia testa si sono formati 1000 pensieri. Però ce n'era uno in particolare che ha preso il sopravvento, che non è mi farò male, è e se piego il kart? Se piego il kart è finita, la gara ce la scordiamo. Sì, magari tempo di mettere a posto il telaio c'è, ma i soldi non ci sono. All'inizio non avevo neanche bene capito che cosa fosse successo. Siccome in precedenza avevo lasciato il ripartitore di frenata impostato molto in avanti, quindi per andare a frenare molto con l'asse anteriore, pensavo addirittura di aver bloccato le ruote davanti. Poi rivedendo bene il video ho capito che alla prima frenata ho bloccato dietro, il kart ha puntato verso le barriere e questo è quello che è successo. Ora frena! C'ho da pulire. Freno Subito. Ah, non freno un No, sì, frena, bloccato tutti e due davanti, sono andato. Comunque sono tornato nuovamente in pista a Moncalieri la settimana seguente e infatti avevo alcune cose da preparare per la gara, tipo cambio del pistone, che ahimè il mio aveva visto 70-80 litri di miscela, cambio delle pastiglie e altre cose come riparazione dell'alfano. E quindi ho deciso di approfittare di questa giornata per portarvi un po' in pista con me, farvi vedere quali sono le traiettorie che uso io, che non è detto che siano le più giuste, anzi se non siete convinti scrivete nei commenti cosa voi fate in maniera diversa, cosa voi fareste in maniera diversa, in modo che io la prossima volta possa provare e cercare di migliorare. Bene, allora ho cambiato il pistone e le pastiglie dietro, quindi ora ci facciamo una passeggiata insieme per la pista di Barauda e rodiamo insieme il pistone. Adesso passa Giovanni. Secondo me nel frattempo che aspettiamo possiamo vedere un attimo la pista. Io vi dico come faccio, poi ovviamente sarà sbagliato, però allora questa è la curva che immette sul rettilineo, ci si lancia, si va su con tutte le marce fino in sesta e poi si mette la seconda. Io prendo un po' di cordolo e mi lascio uscire abbastanza rotondo verso l'esterno. Ora questa è la seconda, io ho cambiato il modo di farla e freno più in mezzo, la chiudo in prima e cerco di uscire. Cerco di uscire abbastanza stretto, largo. Se arriva l'altro tornatino, sempre da prima, lo facciamo pianino, mi tengo bello stretto, metto la seconda, rimetto la prima, taglio, cerco di stare stretto, accelerare e andare il più dritto possibile, tirando la terza, rimettendo la seconda e uscendo belli larghi. Adesso
non è facile far vedere andando così piano. E rifacciamo. Chiudo sul cordolo, taglio e esco accelerando. Terza, quarta, quinta tirata, freno in mezzo e vado a mettere la prima, chiudo sul cordolo e poi accelero in uscita. Mi ritrovo di solito qua con la ruota, se mi viene bene, e poi rimetto tutte le marce fino alla quinta. A volte metto la sesta, a volte metto la quinta, non so, datemi voi un consiglio. Freno largo, rimetto la prima, chiudo molto stretto e mi tengo abbastanza stretto, metto la seconda, rimetto la prima, vado di nuovo abbastanza stretto per uscire il più dritto possibile, seconda, terza, tiro tutta la terza e poi rimetto la seconda e vado a chiudere abbastanza largo cercando di farlo scorrere il più possibile. Adesso Giovanni mi sorpasserà di nuovo. Adesso vi faccio vedere come si fa, o come io faccio, non come si fa l'ultima curva. Qui c'è un dosso, io di solito lascio prima, scalo una marcia e poi ne vado a scalare un'altra, mi tengo sul cordolo, lascio uscire, a metà curva do una marcia in più, short shifting, quindi poi vado a fare tutta questa parte in trazione. Probabilmente vi ho raccontato la maniera più sbagliata di fare la pista, ma questa è come la faccio io al momento. Devo aumentare un po' il ritmo adesso, Sì? Due giri un po' più allegri. Ora sto cambiando a 11.000. Ora sto cambiando a 11.000. Fai qualche tirata sul dritto, poi andiamo. Bravo Gabriele. Partirò benissimo. Bene, finalmente sono riuscito a fare un tempo che mi soddisfa. 42,4, ottimo, ci siamo. Sì, è vero, l'ho fatto con le LeConte, che sono una gomma più performante rispetto a quella che useremo in gara. Tra l'altro in gara useremo le Vega Blu. Però è anche vero che queste gomme erano usate, mentre io in gara avrò gomma nuova. Il feeling coi freni dopo la modifica alla leva e dopo il cambio di pastiglie è nettamente migliorato, anche se non sono completamente soddisfatto al 100%, ma penso che sia proprio una questione della tipologia di freno che ho montato kart. Le costole ancora una volta, per la seconda volta di fila, non hanno dato problemi, il che è una cosa eccezionale in vista della gara. E tra le altre cose, basta Gabriele, basta pensare, nella mia testa si stanno formando 1000 pensieri, cose che possono andare storte, cose su cui posso ancora migliorare. Basta. Il lavoro l'abbiamo fatto, la preparazione per quello che ci è stato possibile l'abbiamo portata a casa. Ora è il momento di staccare i pensieri, staccare la testa ed iniziare a concentrarsi esclusivamente sulla gara. Ora è il momento di abbandonare tutte le scuse che probabilmente mi sono anche creato io stesso per giustificare alcuni errori. Ora non c'è più tempo per il male alle costole, ora non c'è più tempo per pensare al freno. Ora è il momento di tacere. Ora è il momento di iniziare a dare gas. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto. Ovviamente se vi è piaciuto mettete like e commentate, i vostri commenti mi fanno veramente molto piacere. Come al solito vi ricordo di iscrivervi sia alla mia pagina Facebook che alla mia pagina Instagram, ma soprattutto ragazzi, se vi piace la serie iscrivetevi qui al canale, è molto importante, e cliccate sulla campanellina. Grazie ancora per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo, che sarà uno dei più attesi, perché nel prossimo video saremo in pista a Moncalieri per la gara del Trofeo Mercadante.